Questa che vedete di fronte a voi è l'isola di Otoni. Colazione super velocissima con un caffè. Vi svelerò tutte le tariffe, tutti i prezzi che andremo a spendere. È stato di 45 euro. Questa è la nostra umile imbarcazione. Buongiorno ragazzi, iniziamo una nuova avventura. Siamo in agosto, questo è il carrello, siamo nel porto di Leuca e iniziamo a caricare qualcosa della nostra gambusa. Partiremo domani mattina all'alba, quindi rimanete connessi, ci sarà tanto da vedere, tanto da ammirare ed apprezzare. Ci saranno bei piatti succulenti e tante destinazioni che ancora non conosciamo. Non abbiamo ancora tracciato i vari waypoint, le varie destinazioni che andremo a toccare in Grecia. Abbiamo le taniche del gasolio, il tender piegato, il piccolo motore del tender, un po' di amaro Jefferson, un po' di gin mare. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Buongiorno ragazzi, ore 6 in punto. Abbiamo salpato dal porto di Santa Maria di Leuca. Colazione super velocissima con un caffè, un po' di brioche e confettura ai fichi salentini. Allora ragazzi, ci siamo quasi, siamo partiti questa mattina alle 6, questa che vedete di fronte a voi in questo momento è l'isola di Otoni, l'isola più vicina alle nostre coste italiane e pugliesi. Mancano poco più di 2 miglia, quindi attraccheremo al nostro solito posto nella baia di Calipso, che è quella che vedete lì, è una piccola baietta con una sabbietta abbastanza chiara, un fondale spettacolare, dei colori veramente unici. Una traversata abbastanza semplice, navigazione molto tranquilla. Abbiamo installato questa grande vela, il Goziro, 90 metri quadrati di superficie velica. Rimanete connessi, continuate a guardare il video, ci sarà tanto da vedere. Allora ragazzi, prima abbiamo fatto la sosta all'isola di Otoni. Nella parte dietro, che adesso non si vede, ci siamo fermati in rada, abbiamo cucinato, fatto una breve pausa di riflessione e adesso abbiamo lasciato l'isola di Otoni e stiamo andando in direzione Ericussa, o comunque in italiano Merlera, l'isola di Merlera, che è quella che vedete lì alle mie spalle. Isola che abbiamo avuto modo di visitare più volte, è piccolina, c'è una bella spiaggia, un bel porto che hanno rifatto negli ultimi, e quindi pensiamo di trascorrere lì la notte. E qualcuno di voi mi ha chiesto le spese che si sopportano in questo viaggio, quindi proverò a indicarvi sia in descrizione, quindi a fine del video, alcune delle spese. Comunque stiamo facendo un diario di bordo con tutte le spese di gambusa, spese di gasolio e le eventuali soste in porti, perché ci sono porti o posti dove andiamo a ormeggiarci in maniera gratuita, del tutto gratuita, e porti invece dove si paga appunto per stare la notte. Molto spesso quando si paga i costi in genere sono intorno ai 30 euro, 30-35 per la notte, e ti danno il servizio acqua, servizio elettrico e a volte anche il wifi se dovesse servirvi. Niente, continuate a guardare il video, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, lasciate un like e se volete qualsiasi informazione scrivetela nei commenti. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Quell'isola che vedete sullo sfondo è l'isola di Matrachi, fa sempre parte dell'arcipelago vicino all'isola di Corfù, nella parte nord. Quindi abbiamo Matrachi, isola di Otoni e Merlera, sono queste 3 isolette che si trovano a nord dell'isola grande di Corfù, nonché Kerchera. Allora ragazzi, siamo appena arrivati all'isola di Merlera, abbiamo sistemato l'imbarcazione proprio qui,
ci hanno dato questa postazione. Da qui si percorre appunto tutto il molo, lì in fondo ci sono i bagni che sono poi compresi nel pernotto che faremo qui nel porto. Lì c'è la casetta rossa e l'ufficio portuale. Se non erro costa 40 euro per una notte con servizio acqua, wifi, corrente e servizi appunto igienici con doccia. Da una parte c'è la spiaggetta. Salata greca, pane greco, poi abbiamo la Mythos. Il capitano. Allora ragazzi, abbiamo appena lasciato l'isola di Merlera, che è questa che vedete alle mie spalle. La direzione attuale è Cassiopi, ma soltanto di passaggio, perché pensiamo di andare a fermarci nel porto di Corfù, sotto il castello, al porto vecchio, perché c'è il porto quello più grande, Guvia, che fa riferimento appunto a Corfù. Quindi andremo al porto piccolino. Difficilmente troveremo spazio per ormeggiare la nostra barca, però ci proviamo lo stesso. Quindi il costo per una notte qui dell'ormeggio è stato di 45 euro. Acqua, luce illimitata, wifi che non abbiamo preso, aiuto all'ormeggio e niente. Poi ci sono i servizi igienici, lasciamoli perdere un pochino perché andrebbero ristrutturati. Coste albanesi sul lato nostro sinistro, lì di fronte c'è la testa nord dell'isola di Corfù, lì abbiamo l'isola di Matrachi e lì dietro abbiamo Otoni, che è dove stavamo ieri. Questa è la nostra umile imbarcazione. Abbiamo riempito i serbatoi d'acqua, fatto un breve lavaggio, in questo momento a motore, quindi vele chiuse. Mare abbastanza calmo, c'è un po' di foschia, anzi tanta foschia. Abbiamo fatto colazione e tra poco mangeremo la nostra frisa salentina, giusto per stabilizzare un po' i cuori. Arrivati nel porto di Guvia. Guvia fa riferimento a Corfù. Adesso stiamo andando all'ufficio marittimo per chiedere il costo per ormeggiare una notte. Abbiamo già collegato l'acqua e la corrente. Abbiamo ormeggiato qui tantissimi anni fa, se non ricordo male era il 2013, quindi da tanto tempo che non venivamo più qui in questo porto. E niente, a dopo. Allora, ragazzi, sta facendo un caldo bestiale, c'è un pochettino di venticello che ci sta aiutando in questo percorso, quindi abbiamo ormeggiato la barca qui, stiamo andando all'ufficio marittimo per vedere qual è il costo per soggiornare una notte. Rimanete connessi che pian piano vi svelerò tutte le tariffe, tutti i prezzi che andremo a spendere in questa breve vacanza. Comunque lo scriverò anche nella descrizione. Cerco di prendere nota anche dei vari ristoranti. Pranzo abbiamo fatto in barca a tema frutta con melone, pesca e solo acqua. Alle 9 invece abbiamo fatto una breve colazione con la frisa salentina, tonno e peperoncino. Allora ragazzi, abbiamo appena fatto il ticket qui al porto di Guvia, siamo appena usciti, abbiamo fatto tutta la documentazione di routine, abbiamo dato la documentazione della barca, quindi i nostri documenti per una notte qui nel porto di Guvia, appunto fa riferimento a Corfù, costa 123 euro. Come servizi c'è acqua illimitata, corrente illimitata come quasi in tutti i porti, e c'è la possibilità di usufruire di una piscina. Non è che ne abbiamo bisogno, però visto che sta facendo questo caldo bestiale ne approfittiamo, quindi andiamo a vedere la piscina. 123 euro one night. Allora, questa dovrebbe essere pool, quindi la piscina con un bar. Per fortuna non c'è musica e c'è una piscina che sembra essere molto per bimbi e famiglia. Qui ci sono i servizi, quindi i bagni,
ci sono molti bambini. Vabbè, cerchiamo di rinfrescarci un attimino, però andiamo a prendere prima una bibita fresca qui al bar. Ragazzi, abbiamo preso 4 gelati, non li abbiamo ancora assaggiati, quindi 4 gelati di frutta e una bottiglia d'acqua, 18 euro. Ragazzi, questa è la nostra mitica brace elettrica con ventola USB collegata al nostro nuovo power bank. Vi lascio il link in descrizione. Qui abbiamo un bellissimo tramonto, siamo sempre a Gubia. Per la nostra cena di questa sera in barca abbiamo un bel leone de Castris, abbiamo avuto modo già di gustarlo altre volte, è di nostro gradimento. Allora abbiamo lasciato la nostra barca dal porto di Gubia, adesso siamo su una strada principale di Gubia, pensiamo di trovare un taxi o un autobus che ci porti nella città di Corfù, quindi vorremmo andare a Corfu Town. Stati super fortunati come sempre, abbiamo beccato un pullman dopo circa 2 minuti che eravamo in sosta appunto all'attesa dei pullman. Abbiamo preso 4 biglietti al costo di 2,50 euro cada uno. L'ultimo pullman purtroppo è alle 23:30, quindi dovremo ritornare con il taxi. Ragazzi, c'è pienissimo di gente, di locali, tutti fatti molto bene, tantissimi giovani che si divertono, bevono. Sembra sabato, domenica, ma siamo all'8 agosto, cittadina che ho visitato più volte sia di giorno sia di notte in diversi periodi dell'anno, merita sempre. Corfu Town merita davvero, molto giovanile, ci sono appunto tanti locali, si esce un po' dalla routine dell'isola tranquilla come stavamo appunto giorni fa. E comunque si vedono tantissimi palazzi in stile veneziano, non so se lo sapevate, ma tanti anni fa Corfù era sotto la conquista veneta e quindi lo stile veneziano anche sotto la conquista degli inglesi. Comunque una bella città, una bella realtà. Guardate quanta gente, ragazzi, tenete presente che è mezzanotte e mezza, ci sono fiumi di persone. In questa piazza ho tantissimi ricordi, dietro ci sono altri portici, piazze. Adoro questi portici di questi palazzi, praticamente girano anche sull'altro lato, sono veramente belli. Poi c'è pieno appunto anche qui di tavoli, sedie, belli veramente. Guardate l'eleganza di queste sedie con cuscino, con niente, riescono sempre a fare delle belle cose. E questo portico c'è anche in copia, praticamente una copia esatta dall'altra parte. Queste sono le strade principali della città appunto di Corfù. Guardate come sono eleganti questi divanetti, con tutti questi grandi lanternoni, tutto questo basolo, localini. Ripeto, questa città l'ho vista la prima volta nell'89 e poi sono venuto in altre situazioni spesso e devo dire che mi colpisce ogni volta, mi sono innamorato anche dell'ennesima città. Mi sono intrufolato nelle vicinanze di questo locale perché è veramente bello, ci sono questi oblò e quelle piante bianche, questo divano, guardate sopra il soffitto come è bella, il rubinetto della spina. Bello, bello, molto bello. Questi grandi ventilatori. Mi piace passeggiare questi basoli che chissà quanto avrebbero da raccontare.
Ci sono alcuni ristoranti che stanno naturalmente chiudendo perché è una certa ora. Qui ricordo che abbiamo preso dei cocktail. Qua non c'è mai stati? Sì. Sì, sì. Allora ragazzi, siamo poi andati via da Corfù, abbiamo utilizzato quindi il taxi, ci ha portato direttamente dove abbiamo ormeggiato la nostra imbarcazione. Abbiamo speso 30 euro, eravamo proprio nella piazzetta lì a Corfù, sono circa 6-7 km e ci ha fatto il prezzo di 30 euro tutti e quattro, e comunque ne valsa la pena perché ci ha portato proprio qui dove abbiamo la barca, perché altrimenti avremmo dovuto fare tutta quella strada a piedi ed è l'1:30 di notte. Siamo abbastanza stanchi, abbiamo navigato tutta la mattina. Per oggi è tutto, ci rivediamo domani. Buongiorno, ore 10:22, abbiamo appena mollato gli ormeggi, siamo al porto di Guvia, zona Corfù. Ci stiamo recando a fare carburante, la benzina è da questa parte, qua la benzina, il distributore di gasolio. Allora, come dicevo poc'anzi, stiamo lasciando il porto di Guvia dove abbiamo fatto la notte. Faccio un breve recap della giornata di ieri. Abbiamo fatto cena in barca, quindi con la nostra gambusa, poi l'ormeggio è costato 123 euro con i servizi soliti, quindi acqua, corrente, c'è una piscina che voi avete visto in video, nulla di che, anche perché era pienissima di bambini che facevano il bagno, quindi non c'era nessun momento di relax, quindi abbiamo fatto giusto un bagno veloce. Siamo usciti, siamo andati con l'autobus alla città di Corfù, abbiamo speso 2,50 euro a testa, quindi con l'autobus però alle 11:30, alle 23:30 finiva la corsa e quindi il ritorno l'abbiamo dovuto fare con il taxi che ce ne sono tantissimi nella piazza antistante al castello di Corfù. Abbiamo preso un taxi con 30 euro, ci ha portato direttamente all'ormeggio della nostra barca e quindi a Corfù abbiamo soltanto comprato un paio di crepe al costo di 4,50 euro, un paio di bottigliette d'acqua al costo di 1,50 euro cada una, e niente di che, non abbiamo comprato null'altro, anche se c'erano tantissime cose, tantissimi profumi della cucina greca che non abbiamo avuto modo ancora di assaggiare, se non a Otoni l'altro giorno quando abbiamo preso il polpo grigliato e l'insalata greca. Quindi la direzione attuale è l'Efkas, non sappiamo se ci fermiamo alle piscine naturali, quindi di passaggio ci sono sempre le famose isolette di Paxos e Antipaxos, vedremo, tempo permettendo di fermarsi. Sicuramente ci saranno tantissime imbarcazioni visto che la giornata permette e visto che siamo comunque al 9 agosto 2024. Situazione abbastanza tranquilla, per adesso c'è questo venticello che ci accompagna, questa è sempre la nostra imbarcazione, andiamo a motore in questo momento e stiamo uscendo dal porto di Guvia. Corfù si trova in quella direzione lì, sono circa un 5-6 km. Questa imbarcazione che state vedendo adesso in video è molto simile alla nostra. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The nights. Nulla ragazzi, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Dalle statistiche che rilascia YouTube vedo che tantissimi di voi guardano i miei video e ne sono naturalmente felice e contento, ma se vi iscrivete è ancora meglio per noi, per me
è un valore aggiunto vedere il numero degli iscritti crescere. È gratuito, basta premere il bottoncino qui giù dove c'è scritto iscriviti con l'account Google, è tutto già spianato, quindi non bisogna fare, non è che iscriviti vuol dire mettere nome, cognome, tutti i tuoi dati, basta premere sul bottoncino e nulla. Se avete domande in merito potete farle nei commenti, sarò felice di rispondervi a tutti. Continuate a guardare il video, che siamo ancora neanche a metà della vacanza, quindi ci saranno tanti giorni, tempo e salute permettendo, quindi non siamo neanche al giro di boa. Abbiamo anche dato una leggera spazzolata al pagliolato dove ieri avevamo fatto un po' di briciole, abbiamo sistemato tutto, lavato il barbecue, raccolto il tubo di gomma, cavo dell'energia elettrica, steso un po' di biancheria, abbiamo anche fatto il bucato, quello è il zappo per le emergenze. Quello che vedete lì, quel sacco grande di colore blu, è il nostro tender. Per chi non lo conoscesse, il tender è praticamente un piccolo gommoncino che poi andremo a gonfiare per l'occorrenza se appunto servirà. Abbiamo aperto gli osteriggi per far entrare un po' di aria in tutta l'imbarcazione. Appena usciremo dal porto li chiuderemo perché per ragioni di sicurezza conviene sempre chiuderli per non far imbarcare acqua. Questi sono i parabordi, per chi non lo sapesse, servono a non danneggiare la barca propria e la barca altrui quando si ormeggia nei porti, quindi quando si sta a fianco quelli vanno a fare da cuscinetto. E il tender è un piccolo gommoncino che può essere utilizzato o con i remi oppure con il motore a scoppio che abbiamo lì appeso, è quel motorino che vedete lì piccolino, quel Suzuki. Facendo un piccolo break con pan brioche homemade fatto in casa e una confettura di fichi. La moka è sul fuoco, aspettiamo che esca, eccolo qua, sta iniziando ad uscire. Questa qua è una cucina basculante come in tutte le imbarcazioni, quindi in questo momento non ci sono molte onde, quindi per far notare cosa va a creare, però questa qua bascula, quindi si muove. Come va la barca, lei va a ruotarsi. L'altra parte del gruppo è fuori, io sto aspettando appunto che esca il caffè e lo porterò su con questo contenitore, facendo molta attenzione perché qualche anno fa uno dei nostri amici cadde un po' di caffè, si bruciò il dito e passò una brutta vacanza. È pronto, cerchiamo di non fare danni. Poi abbiamo 4 caffè con 3 bustine di zucchero perché uno di noi, cioè io, sto prendendo amaro. Qui abbiamo il pane che vi ho fatto vedere prima, la confettura, e da questa parte invece abbiamo Emmental svizzero, speck e pane. La colazione internazionale abbiamo aggiunto anche il melone gialletto. Siamo sempre all'altezza di Corfù, abbiamo 2 grosse crociere e da questa parte invece abbiamo il castello di Corfù, eccolo qua. Praticamente hanno l'aeroporto e il porto delle immediate vicinanze della città del castello, molto comodo. Quindi lì abbiamo il castello di Corfù, ci sono tutti i bastioni e le mura della città. Il porticciolo di Matraghi sta lì dove vedete tutti quegli alberi, e gli alberi naturalmente intendo gli alberi delle barche a vela, che sono quel palo in alto che vedete sempre sulla barca. Lì sotto c'è una piccola caletta. Allora, spaghetti, l'acqua sta bollendo, andiamo a vedere sopra come procede con gli antipasti. Questo è l'antipasto a base di salmone crudo affumicato, pomodorini, peperoncini tranciati e olive non tagliate. Siamo in mezzo al canale, qui abbiamo Grecia, su abbiamo Albania e questa qua è la costa sud di Corfù. Stiamo finendo l'isola di Corfù e lì le intravediamo la silhouette di Paxos, l'isola di Paxos. Siamo alla fine dell'isola di Corfù. Prosecchino freschetto. Questo è l'antipasto per l'isola di Antipaxos. Questo è Antipaxos. Appena siamo usciti dall'isola, il mare è diventato un po' più grosso, con tante bavette, abbastanza formato. Nel mentre qui sotto coperta
Ci sono i ragazzi che stanno cucinando spaghettino semplice con pomodorino, piccante e peperoni verdi dolci chiamati frigidelli. Quanti nodi, capitano? Raffiche da 16 a 7 nodi e noi stiamo andando a 8 nodi,1. Capitano Cantarino, il piattino, smart working. Ragazzi, siamo arrivati da pochissimo nel porto di Lacca. Questa è l'isola di Paxos. Poi magari, se volete, scrivetemi nei commenti se vi interessa sapere proprio il punto su Google Maps. Posso lasciarvi le coordinate. Questa è un'acqua a dir poco fantastica, sembra di navigare in una piscina. Adesso stiamo cercando l'ormeggio giusto. Lì al porto non c'è posto, non siamo andati neanche a vedere. Quindi tenendo presente sempre siamo nel 9 agosto, quindi c'è affluenza, quindi ci piace stare qui all'ancora in rada. Quindi stiamo cercando un posto per poter mettere l'ancora in sicurezza, in modo tale che se cambiasse il vento non andiamo appunto a fare collisione con le altre imbarcazioni vicine. È una situazione abbastanza tranquilla e di relax, si sentono le cicale in lontananza. Lì c'è una spiaggetta di ciottoli che andremo a visitare. Più volte ci siamo sdraiati su quei sassi tondi, caldi, a riposare. Poco spegneremo i motori e prenderemo un bel caffè salentino. Eccolo qua, già pronto. Nel pomeriggio abbiamo sistemato tutti gli ormeggi. Tutto il resto del gruppo sta giustamente riposando con questa calma apparente. C'è un vento da ponente che ci sta allietando questo pomeriggio d'agosto. Io sono rimasto di guardia. Allora ragazzi, abbiamo messo il nostro tender qui, tutto pieno di locali. Quelle sono le imbarcazioni in rada, compresa la nostra che è lì in fondo. Questi sono tutti i tender delle imbarcazioni e qui c'è questo ristorante molto bello direttamente sul mare. Guardate che bello, sono sempre belli ed eleganti. Breakfast, burger, pizza. Andiamo a vedere dove sono finiti tutto il resto, tutti i componenti. Stiamo andando a cercare un locale tipico per poter cenare questa sera. Adesso siamo nelle viuzzole, nelle stradine del paesino di Lacca. Guest room, sono vari B&B ed alberghi, market. E qui stiamo raggiungendo una delle piccole square che ci sono qui a Lacca. Abbiamo avuto modo anche questo di vederla tante altre volte. Pieno di ristorantini e boutique e locali che stanno appunto cenando. Cos'è? Souvlaki? Oh, c'è tanta carne. Quello sembra agnello, souvlaki, gamberoni, c'è un po' di misto, pesce e non solo. Il solito gatto che è in attesa che qualcuno gli dia qualcosa da mangiare. Allora, alla fine ci siamo seduti in questo ristorantino, sempre nella square di Lacca. Andiamo ad ordinare lamb chops, che sono costolette d'agnello, al costo di 15 euro a piatto. Abbiamo la Greek salad, che non sto eccola qua, Greek salad a 9 euro. E poi abbiamo ordinato 4 Mythos Draft, 4,50 euro. Quindi abbiamo 4,50 euro per 4, 15 euro per 4 e 2 per 9. Grazie. Ecco qui le costine di agnello. Hanno un contorno di patate, insalata e limone. Ci hanno offerto anche il dolce. Naturalmente non poteva mancare 4 uzu, ghiaccio e uzu e acqua. È arrivato il conto, qui abbiamo speso 102 euro. Stiamo lasciando anche la mancia alla ragazza che era molto brava e gentile. Veramente anche nella loro semplicità queste imposte, queste viuzzole sono veramente belle. Abbiamo fatto una cena ragazzi, quindi abbiamo preso
4 Mythos Draft, quindi alla spina, 2 insalate greca e 4 agnelli, 4 costine d'agnello alla griglia. Poi abbiamo preso 4 uzo e ci hanno offerto 4 pezzettini di dolce tipico. Aveva un sapore un po' di cannella, un po' di cocco, era un po'... Guarda, queste taverne sono belle. Dispenser di pepe. Qui c'è sembra vitigno, nel nostro salentino si chiama preula. C'è pieno di turisti stranieri. I locali iniziano a svuotarsi. Mezzanotte è passata non da molto, ci sono tutti questi souvenir molto belli. Non compreremo nulla perché ormai siamo saturi. Questa tazza mi piace tantissimo. Anche questi posacenere, questi sono veramente molto belli. Quello l'ho comprato un po' di anni fa, non qui ma in giro. Poi abbiamo preso il gelato in altri episodi. Giappi, fanno anche le crepe. E questo è un ristorante che dà praticamente sulla baia, quindi da qui si affaccia da una parte all'altra. Abbiamo mangiato un po' di volte, abbiamo occhiato un po' i prezzi. Brunch 12, caffè espresso 2 euro, americano doppio 3,50 euro, cappuccino 4 euro, latte 4,50 euro, aperitivo 10 euro. Comunque tenendo presente che siamo praticamente seduti con l'affaccio mare, non è tantissimo. Questa stradina, se non ricordo male, no, è quella, l'abbiamo fatta di giorno, passa da una piccola chiesetta che è questa qua e poi porta alla spiaggia da dietro. Questa è la vista, questo è il ristorante che vi ho fatto vedere prima e lì dietro c'è tutta la baia. Per chi si fosse collegato in questo momento, siamo sempre sull'isola di Paxos. Naturalmente ho perso tutti gli amici che sono spariti non so dove. Tutte quelle lucette che vedete sono praticamente le barche a vela e quella è la luce in testa d'albero che sta a indicare che le barche sono ferme con l'ancora, quindi sono in la cosiddetta rada. Sopra c'è un cielo stellato, ho fatto alcune foto, magari riuscirò a metterle anche nel video perché non si vede. A livello video è difficile, diciamo, beccare le stelle, ma è veramente pienissimo di stelle perché l'inquinamento luminoso, tolto quelle lucette che ci sono in testa agli alberi delle barche, non ce ne sono altre, quindi non c'è una grande città che va a fare l'inquinamento cosiddetto luminoso. Quindi niente, vi lascio un po' al silenzio e al suono del mare. Dedico questo bellissimo momento a mia madre, che purtroppo meno di 2 mesi fa è venuta a mancare. Il 19 giugno di quest'anno, purtroppo, alle 6:45 è arrivata una telefonata che avrei voluto non arrivasse mai. Quindi dedico questo bellissimo momento a mia madre, Silvana, che è volata in cielo. Vorrei pensare che una di queste stelle sia lei a guardarmi in questo momento e a proteggere me e tutti i miei familiari, la mia famiglia, i miei amici o chi mi vuole veramente bene. Ciao mamma, spero che tu stia bene, visto che in terra hai passato brutti momenti, tanti brutti momenti. Ciao mamma ancora. Quindi dopo aver diciamo meditato su quella spiaggetta, tornando alla nostra imbarcazione, back to home. Questi piccoli paesini hanno un loro fascino. Tutti i tender sono spariti tranne il nostro. Eccolo qua, torniamo. Questo è il nostro piccolo tender che ci porterà a casa. Buongiorno ragazzi, siamo ancora nel porto di Lacca, sono le 7 del mattino, il sole è abbastanza alto. Abbiamo dormito in questo scenario, in questa mitica cartolina. Gli amici hanno già fatto il primo bagno e ci tenevo a salutare prima voi e poi mi butto anch'io. Quindi lascio subito la camera per andare a fare un bagno per voi. Scusate la faccia, ma abbiamo dormito con le finestre tutte aperte, quindi un po'
così, d'impatto. Tra poco lasceremo il porto di Lacca, andiamo in direzione sud, in direzione Lefkada o direzione, forse andremo a Preveza. Rimanete connessi e continuate a guardare il video. Colazione con frutta fresca sul letto di yogurt greco, miele e tanti semini. Allora ragazzi, aggiornamento. Abbiamo appena mollato gli ormeggi, salpato l'ancora, stiamo lasciando il porto di Lacca, l'isola di Paxos. Stiamo andando in direzione sud, direzione Preveza, un altro bel porto. Siamo stati in agosto 2022 nel porto di Preveza. Rimanete connessi perché praticamente l'entrata al porto è molto bella, perché è come entrare in un grande lago, è molto affascinante come situazione. Non c'è tanto vento e non c'è neanche non c'è tanto mare, non c'è onda. Al momento stiamo navigando a motore, penso che continueremo così per un bel po'. Se non l'avete ancora fatto ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un like e scrivete qualcosa anche nei commenti se avete bisogno delle coordinate GPS e di altre informazioni che magari non sto dando in questo momento o anche in precedenza. Allora vi lascio un po' al momento del suono del mare. Sì, sentite come il mare infrange sulla barca. Non so se riesce a vedere nel video come il sole scende giù nelle profondità del mare, quei riflessi strani che convertono verso il fondo, verso il fondale. E nel frattempo questa è la vita vera. Wow, c'è un branco di delfini a un centinaio di metri da noi. Piccolo aperitivo veloce. Allora ragazzi, c'è stato un cambio di rotta. Anziché Preveza, che saremmo scesi un po' più a sud, abbiamo pensato di risalire in direzione nord. Questa è la terraferma, siamo sempre di fronte all'isola di Corfù. Questa località si chiama Plataria o Plataria, vabbè, comunque non mi giudicate sulla pronuncia perché non ho visto bene, c'è il sole e gli occhiali sono giù. Comunque lo scenario è molto bello, somiglia un pochettino a Meganisi, quindi ora faremo una breve pausa con sosta aperitivo, una birretta, bagno annesso. Questo è il piccolo paesino di Plataria o Plataria, ancora non abbiamo capito dove va l'accento. Dovremmo trovare distributore per fare gasolio, quindi siamo entrati in questo fiordo veramente molto bello e molto wild. Abbiamo fatto il bagno lì in fondo. Allora siamo arrivati a Plataria, sembra che in porto non ci sia spazio, nel frattempo ne stiamo approfittando per fare gasolio. Abbiamo chiamato questo camioncino della Shell e adesso stiamo rifornendo l'imbarcazione. Stiamo facendo il giro intorno al porto, ho comprato quest'acqua Vicos ghiacciata, c'è un caldo bestiale. Questo signore, abbiamo fatto prima il rifornimento del gasolio, sta sempre qui come vedetta a rifornire tutte le imbarcazioni che arrivano in porto. Queste sono tutte barche a vela a noleggio, quindi vengono tutte noleggiate queste barche qui, Rent e Boat. È pienissimo, ci stiamo sciogliendo come ghiaccioli. Eccola qua, l'insegna della città, penso che si illumini, proprio un'insegna. Plataria, anche un fiume che sfocia in mare. Qua c'è una spiaggetta, altri locali con le sedie sulla sabbia praticamente, guardate qua, vedete, le sedie sono piantate dei ristoranti direttamente sulla sabbia a 2 metri dall'acqua, tutti così, ce ne sono veramente tanti. Qui fanno il bagno e lì ci sono tutti i ristoranti, una cosa abbastanza insolita, almeno da noi. Alcuni ristoranti sono già aperti, quindi persone stanno già cenando, altri stanno invece aprendo adesso. Devo dire, c'è un ambiente molto tranquillo,
Si sta veramente bene. Petros Restaurant, Fish Taverna. Stiamo cercando un posto al fresco per bere un po' d'acqua e riposarci un pochino. Una tartaruga? Oh madonna. Beh, l'avranno trovata sulla spiaggia qualche anno fa. Mamma mia, poverina. Questo peschereccio è nata l'erba sulle reti. Sicuramente questo era il vecchio pontile, il vecchio molo prima del porto nuovo, dove abbiamo appena ormeggiato la nostra barca. Questo è un vascello tutto in legno, sicuramente partiranno le escursioni da qui. Questo è il molo, qui ci sono tutte le imbarcazioni ormeggiate, bambini che giocano con l'acqua. Noi siamo alla fine del molo, gli ultimi. Questo signore praticamente viaggia da solo, 82 anni. Questa è la sua barca, tutta in legno. Sta girando tutte le isole greche da non so quanti anni. Guardate quante cose ci sono sopra. Questo è il tramonto di questa sera che vediamo dalla nostra postazione. Il tramonto è sempre un bel momento. Allora ragazzi, abbiamo ormeggiato appunto nel nuovo porto di Prataria. Spero di averlo detto bene, mi ammazzeranno questa volta nei commenti. E abbiamo pagato soltanto 25 euro. Abbiamo collegato lì il cavo della corrente, quel tubo giallo è il nostro dell'acqua e niente, abbiamo collegato a quella torretta lì. Da lì a qua abbiamo la nostra imbarcazione. Noi abbiamo acqua, volontà, corrente e siamo qui. Allora, il sole è calato proprio dietro quelle montagne. Quella è l'isola di Corfù. Abbiamo appena sistemato un pochino la barca e stiamo uscendo a cenare al ristorante del ragazzo. Sì, mi sono ricordato il nome, Babis. Allora, Babis è il ragazzo che gestisce il porto, che fa su e giù per il porto, ci ha aiutato nell'ormeggio. Appena siamo arrivati praticamente ci ha fatto fare gasolio e ha detto go, go, quindi ha detto fate gasolio e dovete andare via perché non c'era posto. Poi abbiamo insistito un pochino e ha detto guarda, mettetevi in rada. Siamo stati in rada lì per un paio d'ore, ha preso il nostro numero di cellulare e anche WhatsApp, ha detto vi chiamerò se si libera qualche posto, e così è stato, e abbiamo pagato soltanto 25 euro. Ci ha chiesto se andassimo a mangiare, a cenare nel suo ristorante, che è praticamente qui vicino a 180 metri da dove siamo ormeggiati adesso. Quindi continuate a guardare il video che vediamo cosa andremo a mangiare questa sera. Non sto riuscendo a non fare foto a questo bellissimo tramonto, somiglia tanto a quello di Sivota. Noi siamo adesso nel comune di Sivota, il paesino si chiama Plataria e fa parte del comune di Sivota. Vi regalo ancora questo momento, venite con noi. White cernia. Grey. Grey. Allora sono praticamente già pezzi di cernia già pulite e nel congelatore. Sta facendo vedere 1, 2, 3, dentici. No, mi piace più la cernia. Per la pasta? Sì. Pasta con cernia? pasta con cernia. Sta prendendo questi pezzi di cernia, sono quasi 1 chilo di cernia. Veramente ci siamo accomodati a quel tavolino lì, siamo nel ristorante, si chiama Officer Caffè e questo è il nostro posticino, lì abbiamo sempre il magico tramonto. Quindi stiamo ordinando 4 primi con cernia bianca, no, cernia grigia, no scusa, cernia greca, scusatemi. Questo è il nome del ristorante, Officer Fish Restaurant. Allora, queste sono delle alicette, Giovanni? Sono alici fritte. Sono alici fritte. Poi c'è un pochettino di pane.
Abbiamo questo, stanno sentendo il profumo. Naturalmente in Grecia è sempre questa abitudine dei gatti che vengono al tavolo al ristorante. Stavolta abbiamo assaggiato questa birra che dicono loro sia la birra migliore numero 1 in Grecia, first beer in Greece, e quindi abbiamo dovuto assaggiare la prima e anche la seconda e non sappiamo ancora cosa ci sarà, cosa ci riserva, cosa ci riserva il futuro. Wow! Wow! Tanta roba, tanta roba. Complimenti. Number one. A dopo. A dopo. Grazie a te. Grazie. Cioè, non si riesce a capire la grandezza. Ragazzi, questo è non è un catamarano, è un super catamarano. È il più bello che c'è qui in questo porto. Questi sono i localini che abbiamo visto nel pomeriggio. Cioè, praticamente hanno i piedi sulla sabbia. Si potrebbe venire con i sandali, con l'infradito a cenare qui sulla sabbia, praticamente sulla spiaggia. Bello. E continuano. Quindi c'è il ristorante lì e poi in questi vassoi vedo delle belle fritturine di pesce che sinceramente questa sera non siamo riusciti ad ordinare perché con quel primo ci siamo saziati alla grande. Il conto di questa sera, ragazzi, è stato 120 euro. Abbiamo preso 4 primi, quindi erano spaghetti o linguine con la cernia. Poi abbiamo preso 4 birre tipiche greche, il nome non me lo ricordo, comunque era scritto sull'etichetta. Poi abbiamo preso 4 uzo, pane che è una forma di coperto che usano qui, comunque al costo di 1 euro a persona, quindi 4 euro. E alla fine abbiamo pagato 120 euro, un prezzo davvero, secondo me, abbastanza onesto. Adesso siamo in un altro locale, ma hanno un tocco di classe per ogni cosa. Guarda come volano gli spritz e i cocktail. Praticamente quello è il locale al di là della strada, invece questo qua è sulla spiaggia. Ho preso un bicchiere d'acqua e ghiaccio per dissetare un po' gli animi. Stiamo risalendo sempre in mezzo all'isola di Corfù e la terraferma greca. Stiamo andando in direzione Cassiopi per vedere di trovare un posto per ormeggiare e per trascorrere la notte. Allora ragazzi, piccolo e breve aggiornamento. Quindi questa mattina siamo partiti da Plataria, la nostra intenzione era andare ad ormeggiare a Cassiopi, poi abbiamo contattato la ragazza responsabile del porto e ci ha detto che oggi non c'era nessun posto per noi all'ormeggio. Abbiamo ripiegato sul fiordo di Aio Stefano, poco più a sud di Cassiopi. Siamo ormeggiati qui all'ancora, quindi saremo in rada, stanti un pochino, e abbiamo collegato anche 2 cime alle rocce dietro, quindi siamo ancorati a prua con l'ancora, a poppa abbiamo messo 2 cime, una a destra e una a sinistra. Poi per farle vedere abbiamo utilizzato 2 parabordi abbastanza grandi, che sono questi qua che vedete in video, così in modo tale se qualcuno attraversa da quella parte vede comunque le 3 boe di indicazione. Niente, adesso faremo una breve doccia e andremo a cenare in uno di questi ristorantini che già abbiamo avuto modo di pranzare più volte. Cenare mai, però pranzo sì. Adesso abbiamo lasciato la nostra imbarcazione per andare con il tender fino alla città per trovare un pezzo di pane per mangiare, in quanto abbiamo saltato il pranzo oggi. Allora ragazzi, con l'aggiornamento ci siamo fermati poi al ristorante. Siamo praticamente con i piedi sulla spiaggia, non di sabbia, sono ciottoli, comunque siamo sulla spiaggia. Qui sulla destra c'è il paesino di Aio Stefano,
ci siamo sistemati in questo tavolino qui, a 2 passi dal mare. Lì in fondo, dove vedete tutte quelle lucette, sono le imbarcazioni a vela e non in rada. Una delle prime lucette è la nostra. Olivette di benvenuto e pane d'uncugna, insalata greca, patatine fritte, calamari fritti, un'altra insalata greca. Allora, diciamo che ci siamo sistemati, sono stati veramente velocissimi. Abbiamo preso 2 insalate greche, 4 fritture, patatine e 4 birre greche. Vamos! Rimanete connessi che dopo vi darò il prezzo finale di ogni piatto. Allora, abbiamo finito la cena, abbiamo anche pagato, adesso abbiamo chiamato un taxi che ci porterà a Cassiopi, la cittadina un po' più movimentata, quindi fuori da questo paesino a Io Stefano. Siamo a circa 6 km, tra poco arriverà il nostro taxi. Eccolo qua, lo vediamo già, eccolo, è lui. 10 minutes near Cassiopi. Buongiorno a tutti, abbiamo lasciato da circa una mezz'oretta il porto di Aio Stefano, diciamo il piccolo approdo di Aio Stefano, la località a sud di Cassiopi. Quella che vedete lì adesso è Cassiopi. La nostra direzione attuale stiamo andando verso l'isola di Otoni, quelle sono sempre le coste albanesi, e lì in fondo c'è Saranda, che ieri sera era tutta illuminata a festa. Allora ragazzi, aggiornamento, siamo quasi a Otoni, isola dove trascorreremo la notte. Guardate il mare, sembra olio velato. Quella è l'isola di Matrachi e lì in fondo si intravede ancora un pochino di Merlera, quindi trascorreremo la notte qui. Non sappiamo se ci fermeremo per 1 o 2 notti, vediamo come siamo messi nel porto. Mancano circa 2 miglia e mezzo per arrivare all'isola di Otoni. Speriamo di trovare posto al porto nuovo, altrimenti ci metteremo in rada nel vecchio porto, che non mi dispiace sinceramente, in quanto lì poi c'è una bella spiaggetta di sabbia dove potremmo fare un po' di attività balneare, quindi un po' di bagno, visto che ieri c'è stato tantissimo lavoro in barca per sistemare in sicurezza appunto l'imbarcazione. Abbiamo messo, oltre all'ancora, eravamo in rada lì ad Aio Stefano, oltre all'ancora di prua abbiamo messo 2 cime a poppa diciamo ben legate alla scogliera retrostante. Quindi c'è stato un bel po' da fare, perché comunque c'era una corrente, vento che rinforzava da nord, abbiamo dovuto lavoricchiare un po', quindi riprese quasi zero. Arrivando da Cassiopi o da nord Corfù, iniziamo ad intravedere quel caseggiato. Sono praticamente le case che sono antistanti al porto e vicino al porto nuovo. Quindi noi per entrare in genere prendiamo come riferimento una villa che sta in alto e ci allineiamo nella parte posteriore con l'isola di Matrachi. Quello ci permette di solcare un corridoio naturale che va ad evitare eventuali scogli affioranti o scogli che potrebbero danneggiare seriamente la nostra barca. Quindi allora, quello è il porto nuovo. Sulla sinistra invece, dove ci sono queste altre imbarcazioni, c'è il porto vecchio, quindi si va ad ormeggiare in rada totalmente gratuitamente, non si paga nulla quando si sta in rada in queste situazioni qua. Allora ragazzi, tutto ok, siamo arrivati a Otoni, non so se si vede nel video, cerco di zoomare su questi pesciolini che stanno nuotando in questa piscina naturale. Abbiamo ormeggiato qui di fronte al cemento, ci siamo collegati agli anelli in acciaio, lì abbiamo la torretta per l'acqua e l'energia elettrica
Il responsabile del porto, Yanis, ancora non si è fatto vedere, secondo me sta riposando, giustamente visto l'orario. Quindi ci siamo messi qui, c'è pochissima gente, anche lì si può ormeggiare all'inglese e c'è tantissimo posto, c'è una temperatura molto gradevole, l'acqua è più frizzante, più fresca rispetto alle altre isole che abbiamo visitato finora. Quindi abbiamo fatto un bagnetto veloce, tra poco organizziamo il pranzo e poi forse riposino. Vi ricordo che se avete bisogno delle coordinate esatte di dove abbiamo ormeggiato, non esitate a scrivermelo nei commenti, sarò felice di inviarvi il punto esatto e anche eventuale spesa. Comunque sto facendo un diario di bordo anche con tutte le spese che stiamo sopportando in questa breve vacanza. Continuate a guardare il video, lasciate un like e iscrivetevi, mi raccomando. L'ora dell'aperitivo, questo per festeggiare l'arrivo qui all'isola di Otoni. Calici freschi, cocomero, un po' di scamorzina, noci e trallini. Siamo sempre qui a Otoni. Ragazzi, sta facendo un caldo bestiale, abbiamo dovuto spostare un paio di volte l'imbarcazione per mettere in sicurezza, adesso abbiamo aggiunto un'altra cima che c'è vento da nord che ogni tanto dà quelle piccole raffiche. Nel frattempo io e Giovanni abbiamo attivato il nostro famoso barbecue e stiamo iniziando a cucinare la carne. Ci siamo accampati sotto questo bel gazebo. Questo è capocollo di vitella, entrecot, roba seria. Fa il suo dovere, questo barbecue non ci delude mai. Carne quasi pronta, ragazzi, tra poco addentiamo. Che faccio? Vi aspetto o iniziamo? Impiattato, c'è l'insalata con prodotti grechi o greci. I profumi per esempio, il sapore. A posto. No, è bello. Qua c'è scorzetta di lime, cubotto. Alla fine poi sono arrivate le altre imbarcazioni, come vedete. Noi siamo arrivati per primi e pensavamo di avere l'isola tutta per noi. Però poi Yanis, il responsabile del porto, ci ha detto tranquilli, arriveranno tante altre imbarcazioni. In effetti noi siamo lì con la seconda posizione e poi tutte le altre sono in fila. Comunque rimane sempre un'isola che a noi sta molto a cuore, veniamo qui da quasi 14 anni. È come sentirsi a casa sempre qui. Abbiamo fatto una leggera penichella e ci siamo svegliati adesso. Stiamo mettendo in ordine un po' la barca, quindi stiamo lavando i piatti, asciugando il tutto e vedremo se mangeremo in barca o se andremo a cenare in una delle taverne che ci sono qui sull'isola, che già conosciamo, siamo stati già appunto diverse volte, solo che ogni anno vanno a cambiare o gestione o comunque aprono o chiudono qualcosa. Dopo andremo a vedere cosa c'è di nuovo sull'isola. In questo momento questa imbarcazione sta buttando l'ancora e qui verranno attaccate le due cime di poppa. Chiaramente Yanis sta indicando che non è molto in linea, non è in asse con gli anelli dove andremo a legare, assicurare questa barca, quindi sicuramente dovrà andare nuovamente avanti e buttare l'ancora un'altra volta. Il gatto attende che arrivi l'imbarcazione, ormai è abituato a vederle. Allora siamo appena usciti per andare a cenare, ci stiamo spostando dal Porto Nuovo che si trova in quella direzione. Questo è il Porto Vecchio dove si ormeggia soltanto in rada e qui c'è la cittadina di Otoni. Tutte queste lucette che vedete, oltre la luna naturalmente, sono tante luci in testa d'albero ad indicare appunto che la barca è ferma e con l'ancora ed è quindi un punto di riferimento, un punto anche per la sicurezza di tutti i diportisti che si muoveranno di notte e non. Questo è uno dei ristoranti principali di Otoni. A fianco c'è il supermarket, sempre di famiglia, quindi ci sono tutti i componenti della famiglia. E poi sul mare da questa parte hanno fatto un'altra piccola costruzione dove
comunque servono la cena e il pranzo, sempre il ristorante collegato a questo che hanno ristrutturato un paio d'anni fa. Quindi andremo più avanti perché questo è super pieno e non c'è neanche un posto a pagamento. Allora, qui stanno ristrutturando una grande palazzina che prima non la ricordo. Molto probabilmente andremo qui a cenare. Stanno preparando un tavolo per noi. Comunque ci sono tanti altri ristoranti che prima non c'erano, quindi Otoni piano piano sta crescendo. Non è soltanto per il fatto che sia agosto, ma a malincuore un pochettino sta crescendo. Vabbè, è normale che sia così. Ragazzi, guardate quanti gattini ci sono intorno a quel tavolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uno sta andando a quella... Ah, ecco, ne arriva un altro ancora. Guardate un po'. C'è. Ok. Stiamo portando piano piano. Allora, qua ci sono i souvlaki, pork souvlaki, chicken souvlaki, insalata greca, pane greco, pork in umido. Vabbè, vedremo. Abbiamo lasciato momentaneamente il nostro posto nel porto di Otoni, ci stiamo recando alle spalle alla spiaggia di Calipso, quindi ormeggeremo lì all'ancora, penso che arriveremo anche sulla spiaggetta se non c'è tantissima gente, faremo il pranzo, quindi trascorreremo per adesso la giornata lì. Questo è il programma, come siamo fatti noi cambia in modo repentino. Aggiornamento di bordo. Allora, oggi siamo stati quasi tutto il giorno nella baia di Calipso, quindi ci siamo svegliati, fatto colazione, bagno veloce e siamo diretti nella parte nord dell'isola, alla solita spiaggia di Calipso che ormai conosciamo bene. Lì poi con il tender ci siamo avventurati ad altre spiaggette, purtroppo non ho portato con me la fotocamera e quindi non abbiamo riprese di quell'avventura, ma abbiamo fatto delle frise portate lì, abbiamo portato tutto l'occorrente e le abbiamo mangiate in un posto davvero paradisiaco. Era tipo la spiaggia di Calipso, però più piccolina e senza persone. Niente, poi siamo rientrati, fatto il bagno, sistemato nuovamente l'ormeggio della barca, che c'era un piccolo problemino con il calamo della catena, e niente, poi abbiamo fatto doccia, mangiato un po' qualcosina in barca, adesso stiamo uscendo a fare un po' di spesa e cenare. Il programma è domani mattina all'alba di lasciare l'isola di Otoni in direzione Santa Maria di Leuca. In teoria in genere mettiamo 6 ore e mezza, però vedremo il mare come sarà, se andremo a vela, a motore oppure misto. Questo è il tramonto che c'è qui ad Otoni in questo momento. Abbiamo anche una timida luna che si sta riempendo e volevo farvi vedere anche questi pezzi da museo. Ci sono tipo un monumento, ci sono questi due, questo è un missile del 1940, sicuramente sarà stato rinvenuto qui in fondo al mare nelle vicinanze, e questo, siccome io non ho fatto il militare quindi non so cosa sia, penso che il missile stava infilato qui dentro in un qualche modo, e qua ci sono tutti i meccanismi che generalmente dovrebbero azionarlo. Non ho idea di come si faccia, di come funzionano queste cose. Magari questa è la targa che hanno messo qui, c'è scritto tutto in greco, le uniche cose che riesco a leggere sono 29/12/1940, perché sono i numeri, tutto l'altro resto non riesco a leggerlo. Magari mi informerò, vi metterò qualcosa in descrizione. Guardate che magico tramonto che abbiamo questa sera. Eccola, lì c'è la luna, lì ci sono i giochini per i bimbi, altalene e non solo. Dietro c'è un campetto di calcetto, qua c'è un altro monumento bianco
Ho visto l'anno scorso che c'erano dei militari che lo stavano tinteggiando. Lì dietro c'è la chiesa. Per chi non lo sapesse, qui a Otoni c'è anche un presidio medico, tipo un piccolo pronto soccorso, che si trova da questa strada, praticamente dalla cittadina. Quando si va al Porto Nuovo si sale da questa stradina, appena si fanno i primi 2 tornanti si trova lì il presidio medico. Questo è il ristorante dove abbiamo cenato ieri sera e a fianco c'è il supermarket. Non è l'unico, questo diciamo è quello più fornito e ci sono, oltre al cibo, ci sono anche prodotti tipo souvenir ed altro. E più avanti invece c'è un altro piccolo alimentari di un carissimo amico, Massimo, tra l'altro italiano, che viene ad aprire per i mesi estivi e diciamo, svolge questo servizio con il suo piccolo supermercato, trovando tantissimi prodotti italiani. Andando più avanti poi c'è questa piazza. Quindi da questa parte abbiamo tutti gli altri ristoranti che si trovano nel piccolo centro di Otoni. Già la parola centro è un tantino grande. I profumi non vi dico, ragazzi. Qua c'è il mare e qui ci sono i ristoranti. Saranno un 3-4 uno dietro l'altro. Oggi abbiamo anticipato rispetto a ieri, era un po' più tardi. Localini, caffè Quarta. Lì c'è il mini market del nostro amico Massimo. Stiamo andando da lui a chiedere dove poter mangiare una bella fritturina di mare. Magari lui, visto che vive qui da tantissimi anni ed era anche un ristoratore, saprà indicarci. Ristoranti tutti pieni. C'è il nostro caro Massimo che sta facendo una specie di aperitivo improvvisato. Allora, come al solito abbiamo esagerato. Comunque ci hanno fatto queste specie di pucce improvvisate, quindi sono pita, salame piccante, pecorino d'Otranto, quindi da Agriturismo Sant'Emiliano. Abbiamo sempre le nostre Mythos che ci accompagnano in tutto il percorso greco che stiamo facendo. Il mitico gelato di Gelsi o Gelso. Gelsi, tanti Gelsi. Allora, sul letto di yogurt greco abbiamo pesche, prugne, una fettina d'arancia, un po' di cacao, miele, un cucchiaino di marmellata di fichi salentini. Ecco, il risultato è questo. Siamo appena arrivati a Santa Maria di Leuca, dei Finibus Terre. Lì c'è Punta Meliso, lì abbiamo il faro e il santuario di Santa Maria di Leuca e qua abbiamo il porto turistico con tutto il suo lungomare pieno di palme. Traversata fatta, siamo partiti questa mattina da Otoni alle 7:20, 7:30 diciamo. Non ho visto che ore sono adesso, quindi andrò a vedere quante ore abbiamo messo. Il programma è di metterci all'ancora qui in rada, fare un bagno immediatamente perché stiamo morendo di caldo, e cuciniamo, mangiamo, rientriamo in porto al nostro mitico posto e lì inizieremo a sbarcare tutto quello che non serve, quindi iniziamo a pulire tutte le camere, togliere tutti i nostri bagagli e poi dobbiamo pulire tutto l'interno della barca, quindi lavare, pulire, sistemare tutto, piatti e quant'altro, poi fare tutto l'esterno e poi torneremo a casa. Abbiamo messo 7 ore, quindi siamo partiti alle 7:30, siamo arrivati alle 14:30 ora greca, quindi sono le 7 ore, ma in realtà abbiamo guadagnato un'ora in quanto con il fuso orario adesso sono le 13:30, quindi non 14:30, come se ne avessimo fatte 6 ore, ma sono sempre 7. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, siamo quasi alle ultime clip, poi concluderemo appunto questo video. Se siete arrivati a questo punto del video vuol dire che qualcosa di buono, qualche clip vi è piaciuta, mi fa piacere e onore questa cosa qua. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, scrivetemi nei commenti se avete bisogno di una qualsiasi informazione
In questo video messo diciamo una maggiore attenzione sulle spese sopportate, perché molto spesso mi avete scritto in privato che volevate sapere qualche costo, qualcosa sarà sfuggita, però di massima ho fatto un breve report che lo vedrete sia nel video e sia poi cercherò di metterlo per iscritto nella descrizione. Ciao e a dopo. Questa l'avete portata alla Grecia? Sì, arrivano questi. anche i pomodori, anche i pomodori sono greci. Tra mari ci si capisce. Tra mari.